Buongiorno amici, allora oggi vi abbiamo portato nel canale una persona che per noi è stata molto importante, ve la riproponiamo perché prima di tutto è passato un anno, seconda cosa è una bravissima ragazza, però non voglio anticipare troppo, adesso la mia Angelina inizierà con qualche domanda. Buongiorno Angelina. Buongiorno innanzitutto amici. Oggi ci troviamo sul lago d'Iseo in compagnia di una bellissima ragazza, Beatrice. Ciao, vi ricordate di me? Ve la ricordate? È già stata ospite nel nostro canale, ha avuto un grandissimo successo e quindi abbiamo pensato di rincontrarci e fare delle domande. È già passato un anno per vedere come sta e se è cambiato qualcosa. Allora Angela, come domande? Ne abbiamo tante di domande da fare a Bea, da che cosa partiamo? Guarda, ce ne sono talmente tante perché ci hanno inondato il canale di domande per Bea. È vero. Però c'era una domanda in particolare che veniva pronunciata più spesso, ecco. Allora, Bea, dicono che vivere in camper è tutta una messa in scena, che non è vero che si sta così bene, che noi esaltiamo questa cosa. Secondo te cosa risponderesti a queste persone? Come abbiamo detto nel video di un anno fa, ovviamente ci sono pro e contro, ognuno ha le proprie esigenze, quindi per me è una vita stupenda, ma ovviamente non è una vita per tutti. Io conosco tante persone alla quale non consiglierei mai una vita del genere. Bisogna mettere sulla bilancia un po' quello che a uno piace e le cose che invece proprio non sopporta. Allora, tra l'altro su questo punto voglio intervenire anche io perché veramente siamo stati inondati di commenti e abbiamo cercato di rispondere a tutti, tra l'altro, finché uno è educato rispondiamo a tutti. Allora, noi non stiamo con Beatrice portando, diciamo, nelle vostre case o nei vostri camper delle illusioni, noi raccontiamo la realtà. Beatrice gli facciamo la domanda, lei risponde, può piacere o meno, giusto Angela? Infatti, sono d'accordo. Quindi Bea sei rimasta qui a vivere nel camper come ti abbiamo lasciato un anno fa e ancora qui. Io ti dico la verità, pensavo che magari nel frattempo avessi cambiato idea, perché essendo una ragazza giovane ho detto magari... E invece mi meraviglio di ritrovarti ancora qui, sinceramente, Perché dubiti di me, Angela? Insomma, io vivo in camper, ormai sono più di 3 anni che vivo in camper, quindi non tornerai assolutamente indietro. Allora Angela, la domanda più gettonata di tutte, tra l'altro è stata una domanda che è stata dall'inizio alla fine la più richiesta. Sì, una delle domande più gettonate è: Bea, ma il fidanzato l'hai trovato nel frattempo? Hai avuto una proposta indecente? No, ma poi tra l'altro Bea, tanti addirittura abbiamo letto che ti hanno fatto proposte di matrimonio, di tutto è arrivato con quel video. Anche nel privato mi sono arrivate mail, messaggi. Diciamo è stata molto lusingata, per l'amor del cielo, però sono sempre con i miei gattini e non ho un fidanzato in questo momento. Allora, abbiamo tantissime domande, cercheremo di farle, come posso dire, una dietro l'altra per non occupare troppo tempo. Allora, la prossima domanda, Angelina, qual è? Allora, c'è molta gente ultimamente che pensa di andare a vivere in camper. Tu, Bea, cosa consiglieresti a queste persone, onestamente? Allora, c'è da dire che ognuno ha delle esigenze diverse, quindi per chi avesse piacere può sicuramente contattarmi e gli posso fare una consulenza per decidere quale tipologia di camper è migliore per una persona che vuole andare a vivere in camper o semplicemente che lo vuole comprare per una vacanza. E dimmi una cosa Angela, invece ti ricordi che ci aveva accennato della stufa? Te lo ricordi? A proposito, Bea, avevi avuto dei problemi con la tua stufetta. Quest'inverno invece come l'hai passato? L'ultimo inverno decisamente meglio, perché c'è stato appunto 2 inverni fa, avevo avuto tantissimi problemi e sono rimasta praticamente sempre al freddo. Quest'anno invece è andata decisamente meglio, ho capito anche diverse cosine della stufa, perché io ho una stufa a gas e quindi diciamo sono stata al caldo fortunatamente. Tra l'altro Bea, ti volevo dire un'altra cosa, cioè
una donna, già anche Angela ti aveva fatto queste domande qua, una donna in qualche maniera, se vive in camper, deve in qualche modo imparare a gestirsi anche lei, anche a mettere le mani in pasta, come si dice, giusto? Certo, ma non soltanto per le donne, in generale chi vive in camper si deve sporcare le mani e deve imparare un po' a fare tutto, perché spesso e volentieri purtroppo i professionisti in questo settore sono molto carenti, quindi io ho avuto appunto questi problemi con la stufa finché non ho dovuto io in primis capire i vari errori che mi dava e appunto fare il lavoro io, perché se aspettiamo che lo facciano gli altri stiamo freschi. Sì, e poi aggiungo anche un'altra cosa, consideriamo che quando hai un problema col camper vuol dire hai un problema alle 2 di notte, alle 7 di sera, e lì non è che trovi anche volendo qualcuno, devi secondo me avere, come posso dire, un minimo di esperienza o cercare di imparare quando hai un problema per risolverlo alla volta successiva, giusto? Certo, bisogna essere pratici, anche perché il riscaldamento si rompe la domenica di dicembre, è vero, quando non c'è mai nessuno. Esatto, a me si era bloccata a Santo Stefano e quindi non è che poi puoi lasciare il camper 2 giorni, 3 giorni, aspettare che riaprano, cioè ti devi un po' arrangiare, purtroppo, ma per fortuna direi, perché io ho imparato tantissime cose, sono veramente fiera di questo, perché da quando vivo in camper sono diventata elettricista, sarta, carpentiere, ne so fare ma penso anche voi che abbiate comunque, vi siete cimentati in diversi lavori. Sì, infatti noi abbiamo avuto dei problemi di infiltrazione che ci siamo autogestiti anche noi con l'aiuto dei miei figli in carrozzeria. Ma a proposito, ma tu ne hai mai avute qua infiltrazioni, Bea? Allora, devo dire che con il vecchio camper anche avevo un mansardato dell'88 e sono molto soggetta alle infiltrazioni, quindi avevo comprato proprio l'attrezzo. Questo camper è un monoscocca e in teoria infiltrazioni non dovrebbe averne, ma anch'io qualche mese fa in autunno ho avuto un'infiltrazione da questo blò. Praticamente una mattina pioveva che Dio la mandava, ho tirato giù questa maniglia e cadeva l'acqua da qua. Oddio. Ma tipo fontanella, è stato pazzesco. Caspita. Mi ricordo che c'era Giove qui sul tavolo, si è preso tutta l'acqua in testa. Ma chi è Giove? Il mio gatto. Ah, ok. E si è preso tutta l'acqua in testa e abbiamo dovuto praticamente smontare. Infatti, se notate, qua ci sono delle crepe, ma perché questo pezzo qui col tempo diventa molto fragile, quindi quando l'abbiamo tolto, picchia sempre il sole. sì, è un cracker, letteralmente. Quando l'abbiamo tolto abbiamo cercato di fare proprio il minimo indispensabile, ma purtroppo era già crepato, però si è risolto. Si è risolto, dai, meno male. Tra l'altro il video che avevamo fatto un anno fa è piaciuto tantissimo, ma non ci nascondiamo, qualcuno, adesso vi faccio vedere, praticamente guardando le tue creazioni, perché queste qua sono creazioni fatte proprio da Beatrice, è rimasto un po' sconvolto. Perché è rimasto sconvolto, Angelina? Ma guarda, io sono rimasta pietrificata nel leggerli, perché si lamentavano che erano dei disegni macabri. Ma quale macabro? Sì, sono dei ranocchi. Qualcuno probabilmente non ha capito il senso, anche che ognuno a casa sua mette quello che vuole. Esatto. Bea, ma vuoi rispondere perché hai messo i ranocchi e a quelli che non gli sono piaciuti, che cosa possiamo dire? Allora, c'erano stati degli interventi da parte di animalisti, però in realtà è tutto simbolico. Io sono crudista vegetariana, quindi non mangio né le rane, le ho mai mangiate, ma gli animali in generale. Qui c'è un discorso molto ampio da fare a livello di simbologia, di cromia, perché appunto nel mio lavoro mi cimento spesso in queste problematiche, tra virgolette, che devo andare ad affrontare nel momento in cui devo fare un intervento artistico e quindi progettare un progetto su misura. Allora si deve andare a considerare da dove arriva il cliente, che tipo di spazio vuole andare a creare, se è un ambiente privato, se è un ambiente commerciale. Quindi i simboli fanno tantissimo, perché comunicano anche a livello inconscio.
Ora, detto questo, che Bea è bravissima tra l'altro a, tra virgolette, difendersi da sola, diciamo così, ma è stato veramente una percentuale bassa, ma noi vogliamo dare voce anche a loro. Io sono del parere che vi stiamo mostrando un video dove facciamo vedere quello che piace a Beatrice nel suo camper. Naturalmente a me personalmente è dispiaciuto, vi faccio vedere una cosa. Cioè, voi guardate la bellezza del disegno, cioè se poi vi soffermate ai gusti, i gusti non so voi, ma ognuno ce li ha personali, no? Io dico questo, poi naturalmente ognuno è libero di dire e fare quello che vuole nella vita. A Bea piacciono, a me pure, alla mia Angelina. Assolutamente, bellissimi capolavori. Se poi a qualcun altro non piace il tipo di disegno, guardi perlomeno come sono stati fatti, ragazzi. Io ve li rifaccio vedere perché sono bellissimi, anche questi qua. Magari non vi piace la rana, e vabbè, non fa niente, è un gusto diverso dal vostro, no? Infatti, ma poi mi chiedo, Bea, quanto tempo impieghi tu per fare un lavoro del genere? È molto soggettivo perché dipende da lavoro a lavoro, quindi dal tipo di soggetto che devo andare a creare, dal tipo di tecnica che devo andare a impiegare, e quindi dipende dal progetto. Tra l'altro l'ultimo prodotto che lancerò saranno questi adesivi personalizzati, e li ho pensati proprio per i camperisti perché sono più pratici, li possiamo spedire e soprattutto possono essere sia appartenenti a una collezione che creerò, sia personalizzati su misura, quindi sia le forme, le misure. Se uno vuole andare a creare un certo tipo di ambiente, allora possiamo fare una cosa personalizzata, ma se uno invece vuole rimanere su un tema che ho già creato, possiamo anche decidere di stampare il pattern. Allora, adesso gli voglio fare una domanda, Beatrice. Praticamente gli adesivi che lei fa, cioè ne fa sia standard dove lei ha già delle bozze, oppure li può fare solamente creati in base magari a un accordo che prende con il suo cliente? Perché anche queste sono delle domande che ci hanno fatto. Io lo so già, ma glielo chiediamo direttamente a Beatrice. Certo, allora si possono scegliere sia da una collezione che ancora non ho creato perché è un progetto nuovo, stiamo spoilerando praticamente, e sia su misura, quindi personalizzato. Ovviamente avranno dei costi diversi. Ecco, infatti è proprio questo che ti volevo chiedere. Naturalmente immagino, Beatrice, che se io vengo da te e ti commissiono un disegno particolare, naturalmente ci vuole il tempo e tutto quanto, che è diverso rispetto a quando tu magari crei una collezione, ce l'hai già lì e poi a quel punto basta solo, una volta che l'hai fatto una volta, che fai le copie. Certo, ecco. Ognuno deve avere anche l'accortezza di capire che se vai a chiedere una cosa personalizzata, ovviamente il costo è diverso, su questo non ci piove. Ecco, e per i più, come posso dire, scusatemi, per i più duri di comprendonio, vorrei aggiungere una cosa. Cioè, lei queste cose qua non le fa, come posso dire, pensando e gli vengono. Lei le fa praticamente con le manine, cioè lei li dipinge, li crea, e per quello che non può costare come una stampa. Ho voluto fare questa premessa perché magari qualcuno si immagina, che ne so, vado dal negozio dei cinesi, ho trovato la stampa a 10 euro, ecco, lei ve li crea a mano anche su commissione. Commissione significa che voi gli dite: io vorrei fare questo, vorrei fare quello, vi sedete a tavolino e lei vi crea proprio di sana pianta una cosa unica, giusto Bea? Esatto, diciamo che io ho due tipi di prodotti: quello dipinto a mano, che è quello che è il classico che ho utilizzato fino ad adesso, ma a breve avrò proprio degli adesivi, quindi sì, il progetto sarà disegnato da me ma stampato come in modo adesivo. L'adesivo potrà essere applicato sia internamente al camper sia esternamente, ovviamente con delle pellicole diverse. Quindi così potrebbe essere anche removibile, giusto Bea?
Allora, diciamo che anche il decoupage dipinto è rimovibile con determinati prodotti. Fatto sta che l'adesivo è molto più pratico perché uno in autonomia può toglierlo quando vuole, soprattutto nel momento della vendita, che è un po' il problema che hanno tutti i camperisti. E se uno è lontano, non è vicino a te, come fai a fargli il lavoro? Ci sono varie soluzioni. Nel caso dell'adesivo si può spedire, poi uno in autonomia lo può applicare, e nel caso del decoupage anche lì troviamo una soluzione. Io ho creato già un pacchettino pronto e poi spiegherò tutto nel momento in cui mi verranno a chiedere più informazioni. Ovviamente il contatto di Bea lo metteremo qua in sovraimpressione. Certamente non possiamo dare il numero di telefono, però potete scrivere tramite i vari contatti Instagram, mail, eccetera eccetera. Allora, un'altra cosa che voglio dire, stiamo dando questo spazio nel nostro canale a Beatrice, sapete perché? Perché noi amiamo innanzitutto tutto questo tipo, come posso dire, di persone creative e giovane, vive in camper, a tutto quello che può piacere a noi, giusto Angela? Assolutamente. Comunque vedo che ti sei fermata ai ranocchi, non vedo altre decorazioni, o ne fate altre, Bea? Devo dire la verità, ho avuto un po' di lavori da fare, quindi non ho avuto molto tempo da dedicare al mio camper. Volevo fare un change, un refresh, diciamo, di opere, ma non ho avuto proprio il tempo, e poi ci devo anche pensare perché sono molto affezionata ai miei ranocchi. Allora, a parte che c'è già un video dove facciamo vedere benissimo un camper tour, ecco, siccome che non mi aspetto che chiunque magari lo ha visto, in linea generale comunque vi faccio vedere. Allora, il camper di Beatrice è molto bello, vi dico la verità, guardate, vi faccio fare solo un piccolo giro. Qua dentro, qua c'è la camera che non apriamo, abbiamo già fatto il video, qua c'è il bagno. Comunque lei vive con i suoi 2 gatti e praticamente chi è questo qua? Te lo ricordi questo? L'avevamo portato a Bea quando l'abbiamo incontrata, ce l'ha ancora. Allora Bea, hai fatto dei cambiamenti in camper? In realtà sì, c'è stato un cambiamento che ho fatto, ho messo un filtro per l'acqua, e devo dire che inizialmente mi ero un po' pentita, però in realtà è utile perché avevo una tanica che usavo a parte per l'acqua, non so se vi ricordate, e adesso non ce l'ho più, quindi ho alleggerito anche il peso perché non ho più bisogno di avere questa tanica, diciamo, per l'acqua pulita. Allora, noi con i nostri potenti mezzi intanto vi voglio far vedere intanto dove siamo. Siamo praticamente in un parcheggio vista lago, ok? Allora, una cosa che gli voglio chiedere a Bea, è vero che te l'avevamo già chiesto, Beatrice, scusa, mettiti di qua Beatrice, sì, così sei al sole. Allora, una cosa che ti volevo chiedere, il tuo camper che camper è? Perché magari l'abbiamo già detto ma qualcuno non lo ha visto il video. È un Ymer Fiat 2.8 di cilindrata. Ok, è proprio un bel camper, ragazzi, guardate, un motorhome, giusto Bea? Sì, monoscocca. Bellissimo, adesso ci fa vedere anche il filtro, tra l'altro, giusto? Sì. Che ci ha parlato di quel filtro, lo vogliamo vedere. Vi devo avvisare che c'è veramente molto casino perché ho dovuto fare dei lavori e non ho ancora avuto tempo di sistemare. Sì, ma non ti preoccupare Bea, perché guarda, già quando uno vive in camper gli spazi sono piccoli, quindi vediamo sto casino. Questa è la mia gattina. Eccola qua. Ecco qui il gavone, il filtro è là sulla destra. Allora, intanto tutto sto casino non c'è Beatrice, ti dico, non esiste sto casino che pensi. Allora, questo qua è il filtro della water drop, e all'interno del bagno c'è una specie di telecomando che mi segnala quando io lo devo cambiare. Caspita, quindi è comodissimo. Sì, è molto comodo per questo. Da notare anche la lavatrice, guardate! Sì. L'ho presa su Amazon, ma chi fosse interessato, in realtà, siccome non la sto usando, la posso anche vendere. Una cifra veramente irrisoria, quindi se qualcuno fosse interessato può E come chiedere. funziona, giusto per dare un'idea? Sì. Ragazzi, stiamo facendo tutto in diretta al volo, quindi stiamo... Guarda, ve la posso anche... Molto bella, Vediamo. caspita! È molto leggera.
Io ci Bene. metto dentro le cose. Allora, questo è il tubo di scarico Ok, dell'acqua. Ok. Va a 220. È il timer, 15 minuti. Io di solito faccio 30 minuti. Lavaggio piuttosto che spenta, e questa è la centrifuga. Ok. Questo è l'ingresso per l'acqua, dentro c'è il tubo. Ah, c'è già il tubicino Sì, incorporato. l'unico coso che praticamente è rotto, tra virgolette, è questo pezzo qua. L'aggancio qua, però vabbè, non succede una volta niente. chiuso rimane chiuso, capito? Sì, sì. Cioè, vedete, una volta chiuso è chiuso, è solo un attimino qua che fa così, però se lo chiudi rimane incastrato. E ve come lo la dico io. carichi con l'acqua? Qui si mette il tubo e si carica l'acqua. Vedi? Questo è il tubo, Ah, ok. si attacca, lo puoi attaccare anche a una fontanella. fontanella. Praticamente il tubo si attacca a una fontanella, poi si inserisce qua, Esatto. vedete? Guardate. Si inserisce qua, la Tubo. fontanella, facciamo un esempio, questa qua, lo attacchiamo, E si carica. carichiamo, Si carica da sola in Poi automatico con la 220 o va. devi spegnerla tu? E spengo io la fontanella, cioè stacchi il tubo Stacchi quando tu? è pieno, perché... Ah, ok. E c'è anche la centrifuga. ma dai, caspita, è importante anche la centrifuga. Questa è una pallina di ceramica, dentro ci sono delle palline di ceramica per lavare. Che per me che non ci capisco niente, cosa sarebbe? Un sapone? Funziona come il sapone Ah, praticamente. pensa un po'. Sì, sì. Comunque amo tantissimo lo spazio che si ritrova Beatrice qui davanti, guardate. Anche il gatto. C'è anche il gatto compreso. Mette il cestino. Ma non si muove questa roba quando guidi? Dipende quanto è piena. Diciamo che se non è molto pieno il cestino lo lascio lì e non si muove. Se ovviamente è molto molto pieno lo metto per terra. Beatrice, ti volevo fare una domanda, te la rivoglio fare perché praticamente è una domanda che era interessata veramente tanto, questa cosa qua. Tu sei senza la bombola praticamente, giusto? Esatto, io non ho la bombola, ho il come serbatoio. Ho un serbatoio amovibile. Ve lo faccio rivedere? Sì, faccelo vedere perché è una cosa che mi ricordo avevano fatto tante domande su queste, quindi se ce lo rispieghi così. Sì, Guardate. allora si può, diciamo, andare a fare rifornimento in un qualsiasi distributore di benzina, a patto che ci sia il GPL, e si può ricaricare perché è un serbatoio. Per tutti quelli che mi scriveranno che non si può, che è illegale, vi dico che questo è un serbatoio amovibile perfettamente in regola, ho anche il certificato. È a norma, quindi. Sì. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Io ringrazio, io e la mia Angelina naturalmente, ringraziamo Beatrice che si è prestata, è venuta a trovarci e ci ha fatto veramente molto piacere. Per chi vuole vedere qualcosa in più di Beatrice può andare nel suo canale, ha un canale YouTube, la potete seguire su Instagram. Noi tra l'altro, per chi non lo ha visto, può guardare, abbiamo fatto un altro video circa un anno fa, è piaciuto tantissimo ed è proprio per questo, vi ripeto, che abbiamo deciso di riproporvela. Quindi Beatrice, grazie veramente di cuore. Grazie la mia a voi. Angelina vi saluta, eccoci qua. Grazie. E niente, per voi ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ciao!